parleremo di cose difficili difficili. Vi mostrerò qui una mappa e in italiano abbiamo il genere grammaticale. Di espressioni idiomatiche ce ne sono veramente tantissime. Hey, il mio nome è Paolina, benvenuto o benvenuta, bentornato o bentornata su Italiano con Lemonisi. Mi piace parlare di lingue in modo easy peasy lemon squeezy e da qui ho deciso di chiamarmi Lemonisi perché vorrei che studiare lingue fosse un po' come un gioco da ragazzi. Facile facile. Oggi però parleremo di cose difficili difficili, perché parleremo di cosa nella lingua italiana può esserci di difficile. Quali sono gli elementi che rendono l'italiano una lingua più complicata del previsto? L'italiano viene considerato come una lingua relativamente semplice, non troppo complicata. Se vi venisse chiesto qual è una lingua difficile, raramente le persone dicono l'italiano super complicato, super difficile. Di solito le lingue sono ben altre. Parliamo di lingue di solito asiatiche, come ad esempio il cinese, il giapponese, il coreano, lingue come il russo, lingue come anche il polacco, l'ungherese o lingue con tantissime eccezioni. La lingua italiana non viene vista come il boss finale delle lingue. Tuttavia non è neanche effettivamente un gioco da ragazzi. Ci sono delle cose che rendono l'italiano un po' difficile e oggi le vediamo insieme. Prima cosa, gli articoli. Gli articoli italiani, così come in generale il genere dei nomi, c'è un'enorme differenza con l'inglese, ad esempio. L'inglese, vi mostrerò qui una mappa e in italiano abbiamo il genere grammaticale, che è arbitrario. Arbitrario vuol dire che è stato deciso, a caso, potremmo dire. Cioè, questo prodotto è un prodotto di trucco ed è il correttore maschile. Questo è un altro prodotto di make-up, il lucida labbra maschile. Sulle mie unghie è lo smalto, sempre maschile, ma usiamo lo, perché gli articoli in italiano sono di diverso tipo. Questo è sempre un prodotto di make-up, è sempre un prodotto per le labbra, ma è la matita. La matita. Quindi, quando decidete di studiare italiano, come molte altre lingue, è importante memorizzare il genere e quando si tratta degli articoli dobbiamo capire quale articolo utilizzare. Inoltre gli articoli sono tanti in italiano, quindi troverete l'articolo indeterminativo, l'articolo determinativo e poi l'articolo partitivo. Io vi straconsiglio di dedicare tempo e mano a mano che studiate dei vocaboli cercate di imparare quale articolo va con il sostantivo. Numero due, come ogni lingua parliamo dei suoni. Ciò che rende la pronuncia difficile nelle lingue che studiamo è che alcuni suoni che ci sono nella nuova lingua che stiamo studiando, noi non li abbiamo mai dovuti produrre. Quando impariamo la nostra prima lingua, la nostra lingua madre, ci abituiamo a produrre dei suoni e ripetendoli costantemente, ovviamente diventano una passeggiata, una cavolata. Quindi è così che noi suoniamo bene nella nostra lingua. Però quando ci interfacciamo a una nuova lingua, quando decidiamo di studiare una nuova lingua,
dobbiamo imparare i suoni di quella lingua, che non sempre saranno gli stessi della nostra. Quindi, se nella mia vita non ho mai dovuto dire gnocchi, famiglia, cogliere, se non ho mai dovuto fare quel tipo di movimento e di sforzo, è ovvio che sarà difficile. Con molta pazienza serve cercare di imparare i suoni un po' più particolari della lingua che studiamo. Quindi gl, gn, gli, gn sono quelli che creano tante difficoltà. Distinguere c e sh, riuscire a memorizzare la differenza tra china e cina, suoni duri, suoni morbidi. Secondo me il genere è una cosa veramente complicata quando studiamo, non solo per il discorso degli articoli, come vi ho detto all'inizio del video, ma anche per concordare. Quando creiamo una frase serve concordare genere e numero. Ho la mano sporca. Ho le mani sporche, ma ad esempio ci sono parole come ho il dito pulito, ho le dita pulite. È veramente fondamentale concordare genere, numero tra aggettivi, tra sostantivi ed è uno degli errori più comuni anche per chi è veramente bravo a parlare italiano. Si fa fatica a essere costanti nel concordare. Serve tantissimo allenamento, soprattutto quando poi le frasi diventano lunghe o ad esempio quando ci sono più soggetti. Esiste in italiano il maschile sovraesteso. Martina e Giovanni, quindi Martina è una ragazza e Giovanni è un ragazzo, userò il maschile. Sono andati al supermercato. Vi voglio raccontare questa cosa di Sanremo. Sanremo è il festival della musica e c'è stato di recente, a fine febbraio, in una serata, che è la serata delle cover, c'è stata l'interpretazione di due artisti, Dito Nella Piaga e Tony Pitoni, che hanno, tra parentesi, vinto la serata delle cover. E mentre stavano cantando c'è stata la battuta sull'arancin, che è un cibo tipico che per alcuni viene pronunciato arancino e per altre regioni italiane invece la pronuncia esatta è arancina. E il cantante nella sua interpretazione ha detto arancin per essere inclusivo. Io vi consiglio di vedere il video e sentire la canzone, sono stati bravissimi. Ovviamente tasto dolente le coniugazioni e i verbi irregolari. Penso ci sia molta pazienza anche per chi studia la lingua italiana. È difficile trovare un italiano che pretenda la perfezione da chi sta studiando italiano, anche perché gli italiani stessi a volte sbagliano le coniugazioni e soprattutto per quanto riguarda il modo congiuntivo c'è molta confusione e molta anche pigrizia. Il mio consiglio è non solo cercare di studiarli in modo molto approfondito e dettagliato, ma anche cercare di ascoltare tanto, molto input, vedere video, vedere serie, perché sentendo molti esempi riuscirete anche a memorizzare più facilmente con canzoni, con video, con serie TV alcuni di questi tempi. Secondo me avere degli esempi del genere aiuta tantissimo la memoria. Un altro punto non semplicissimo della lingua italiana, ma su questo direi che nessuna lingua è semplice, sono le espressioni idiomatiche. Le espressioni idiomatiche sono espressioni dove non traduciamo letteralmente ciò che leggiamo o ciò che sentiamo. Dobbiamo conoscere il significato di quell'espressione. Di nuovo, il modo migliore per conoscere le espressioni idiomatiche è interessarsi alla cultura, all'ascoltare, a leggere
e soprattutto cercare di capire col contesto e con un po' di ricerca cosa può voler dire un certo modo di dire. Di espressioni idiomatiche ce ne sono veramente tantissime. Fammi sapere giù nei commenti se vorresti un video dedicato alle più famose o anche a quelle più divertenti, più particolari. A me piacciono tantissimo, rendono la lingua più divertente, però nello studio anche un po' più complicata. Un'ulteriore caratteristica molto difficile per chi studia la lingua italiana sono i clitici. Si tratta di particelle che sicuramente vi sarà capitato di sentire o di notare se leggete o ascoltate contenuti in italiano. Sono una parte fondamentale della lingua perché evitano ripetizioni e si usano tantissimo, tantissimo. La loro funzione e la loro posizione varia in base al contesto, quindi sicuramente se studiate italiano prima o poi vi serviranno per poter migliorare il livello di esposizione e tutto ciò che ne consegue, quindi migliorare anche la vostra comprensione, essere più sciolti, essere anche meno ripetitivi. Se state studiando o affronterete a breve quell'argomento, vuol dire anche che il vostro italiano non è per niente messo male. Quindi, congratulazioni! Come vi accennavo prima, congiuntivo, ma anche il condizionale. Sono due modi un po' più difficili, vengono utilizzati in casi specifici. Io vi assicuro che anche gli italiani a volte fanno fatica a essere precisi in modo impeccabile su questi modi verbali, quindi non vi preoccupate se state studiando, non vi demoralizzate e un mio consiglio spassionato è partire dall'indicativo, cercare di avere un quadro completo e chiaro sui tempi indicativi, quindi presenti, passati, futuri, e poi piano piano, quando si va nelle sfere della realtà, dell'ipotesi, dei consigli, delle speranze, quando iniziamo a dire cose più astratte, ovviamente il linguaggio sarà un po' più complicato. Caso per caso, con esempi, con testi, con video, so di essere ripetitiva, ma veramente gli esempi sono una colonna portante dello studio delle lingue. Senza esempi, senza un contesto chiaro, è proprio difficile studiare. Vi consiglio di non fare tutto insieme, ma di andare per piccoli gradi. Un altro argomento che crea non poca confusione sono le preposizioni articolate. Quando abbiamo le preposizioni semplici che si uniscono agli articoli, sono presenti in tantissime frasi. Se tornate indietro e riguardate questo video, ma così come qualsiasi altro mio video, troverete esempi su esempi su esempi. Sono essenziali nella lingua italiana. Nella lingua italiana non possiamo pensare di dire in la lingua italiana. Nella. Mi ricordo ancora dalle elementari quanta grammatica studiavo a scuola. Io ricordo le tabelle, i flashback di scuola, mentre avevo le tabelle con i tempi verbali, le preposizioni articolate. In Italia la grammatica si studia da pazzi. Dipende ovviamente dalle scuole, ma io alle elementari ricordo di aver studiato tantissima grammatica, veramente tanta. Non è automatico, soprattutto se nella vostra lingua, come ad esempio nelle lingue slave, non esistono gli articoli. Oppure, come in inglese, c'è un articolo che va bene per tutti i generi e non ci sono generi grammaticali. Però
non dovete neanche dire vabbè, è difficile, non lo faccio. Bisogna conciliare le due cose. Altra cosa complicata, le eccezioni. Le eccezioni sono difficili per ogni lingua, quindi è un po' un punto forse superfluo, non lo so, ma come ogni lingua anche l'italiano ha delle eccezioni e come ogni eccezione io consiglio sempre di focalizzarvi sulla regola principale e poi mano a mano le eccezioni verranno da loro, verranno da sé, le eccezioni verranno un po' allo scoperto. Per questo lo studio delle lingue non può impiegare una settimana o un mese, serve tempo. Ultimo punto di questo video, se state studiando italiano da libri di testo, se state studiando italiano da materiali didattici, materiali scolastici, sappiate che state studiando una parte dell'italiano. L'italiano secondo me è una lingua che va vissuta appieno e ci sono tantissime cose che non troverete sui libri. Questo è anche un po' l'obiettivo del mio canale, mostrarvi cose che non troverete a pagina 27 del vostro libro di testo. Ci sono cose che non vi posso neanche insegnare io o non posso condividere perché parliamo dei dialetti. Conosco il dialetto romano, conosco qualcosa di altri dialetti e stop. L'italiano standard è un conto, ciò che troverete se viaggerete in Italia è molto di più, ma nel senso bello, non per spaventarvi. Troverete veramente tantissime cose, sarete spesso anche sorpresi da cose che non avete letto, cose di cui non avete sentito e il bello è essere sempre curiosi. Per quanto qualcosa possa essere complicato nello studio di una lingua, è anche bello per questo, perché la lingua è viva, così come le persone che parlano quella lingua. Io spero con tutto il cuore che questo video vi sia piaciuto, spero veramente di non avervi scoraggiato perché è una lingua che secondo me vale veramente la pena di essere studiata e mi ritengo molto fortunata a poterla parlare e a conoscerla, così come sono super interessata alle altre che studio. Se foste interessati anche al mio percorso nelle lingue, io ho un altro canale, che è un canale dove parlo inglese ed è un canale dove parlo proprio di lingue in generale. Vi ringrazio come sempre per sostenere il canale. Qualsiasi curiosità, qualsiasi domanda su cosa c'è di difficile in italiano, potete scrivermelo giù e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!